Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione vi voglio parlare di alcune funzionalità dello Sketch che ci consentono di creare geometrie di riferimento che saranno visibili anche all'esterno come assi, punti e sistemi di coordinate. Prima di cominciare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. La domanda è: come possiamo creare con lo Sketch delle geometrie di riferimento come assi, punti e sistemi di coordinate? In realtà la risposta è molto semplice. Sì, lo possiamo fare con lo Sketch esterno in particolar modo, quindi andando a prendere il comando di Sketch esterno, ovviamente scegliamo un piano e qui all'interno dell'ambiente di Sketch noteremo, e forse l'avrete già notato anche voi, che ci sono dei comandi che sembrano essere raddoppiati, cioè sembrano avere un loro doppione. In effetti, sulla destra della barra degli strumenti di Sketch troviamo voci asse di mezzeria, punto e sistemi di coordinate, ma stranamente lo troviamo anche a sinistra, asse di mezzeria, punto e sistema di coordinate. Apparentemente sembrano identici, ma se ci soffermiamo con il puntatore su questi comandi noteremo che c'è una piccola differenza. In questo caso si tratta di un asse di mezzeria geometria, così come il punto sarà un punto geometria. E lo stesso vale per il sistema di coordinate, che sarà appunto un sistema di coordinate geometria. Mentre invece se andiamo sugli strumenti che troviamo sulla destra, questi saranno degli strumenti di costruzione, quindi un asse di mezzeria di costruzione, un punto di costruzione e un sistema di coordinate di costruzione. E come già sapete o dovreste sapere, tutte quelle che sono le geometrie di costruzione in realtà sono visibili solo all'interno dello sketch e non all'esterno, mentre le entità che sono identificate come geometrie sono visibili anche all'esterno. E in effetti così è, e basta fare una prova per verificarlo e comprenderlo. Se disegno un asse di mezzeria geometria sulla parte sinistra del mio piano di sketch, così come un punto sulla parte sinistra del mio piano di sketch o un sistema di coordinate, ovviamente saranno tutte entità che apparterranno al piano di sketch. Per il sistema di coordinate, che in realtà è rappresentato da tre direzioni, l'asse X e l'asse Y apparterranno al piano di sketch, mentre invece l'asse Z sarà ortogonale al piano di sketch. Per quanto riguarda il sistema di coordinate, noterete anche che abbiamo la possibilità di agire su questo valore angolare per andarlo a ruotare intorno all'asse Z e quindi mantenendo sempre l'asse X e l'asse Y sul piano di sketch. Ma al di là di questo discorso abbiamo innanzitutto disegnato queste tre entità di geometria che noterete anche che sono di colore giallo. Se invece uso gli altri comandi, ad esempio l'asse di mezzeria, il punto e il sistema di coordinate che si costruiscono esattamente nello stesso modo, questi tra l'altro sono di colore direi magenta, e se confermo lo sketch e già mantenuto acceso la visualizzazione degli assi, dei punti e dei sistemi di coordinate, si vedono solo quelli che ho costruito sul lato sinistro del mio piano di sketch, ovvero questi tre. Gli altri tre non si vedono. Quindi in realtà abbiamo questa possibilità all'interno di Creo Parametric, ovvero quella di poter costruire assi appartenenti al piano di sketch, punti appartenenti al piano di sketch e sistemi di coordinate dove l'asse X e l'asse Y appartengono al piano di sketch. E questo è molto comodo, in particolar modo per costruire tanti punti velocemente appartenenti a un piano di riferimento e di conseguenza al piano di sketch. Altra soluzione che abbiamo e che in qualche modo vi voglio mostrare con questa estrusione, noterete che questa è un'estrusione fatta da questo unico sketch che è un rettangolo con su un lato corto un arco di circonferenza, e estrudendo questo tipo di sketch Creo automaticamente vede che c'è un arco di circonferenza e quindi crea un asse al centro di quella superficie semicilindrica che viene creata da questa estrusione. Ma in realtà se io entro su questo sketch e vado a modificarlo, potrei
creare ulteriori assi con una tecnica particolare che forse non tutti conoscono, ovvero semplicemente usando il punto di geometria e piazzandolo dove mi fa comodo. Ad esempio lo posso piazzare al centro della parte rettangolare oppure anche in altre posizioni, magari al centro del lato corto della parte rettangolare o anche all'esterno in posizioni un po' a caso. A questo punto confermo e, avendo confermato direttamente lo sketch e quindi l'estrusione, mi troverò degli assi corrispondenti ai punti di geometria che ho disegnato all'interno dello sketch che poi è stato estruso. Di conseguenza anche i punti di geometria vengono estrusi e vengono trasformati in assi. Anche questo spesso è una soluzione molto molto comoda, molto veloce per costruire degli assi, ad esempio in punti particolari. Mi viene da pensare a un'asola dove spesso abbiamo bisogno non solo dei due punti al centro dei due archi di estremità, ma anche un punto al centro stesso dell'asola, perché immaginiamoci possa servire magari per montarci poi una vite esattamente al centro dell'asola stessa. Direi che per quanto riguarda questo argomento è tutto, è un argomento abbastanza breve, abbastanza semplice, ma sicuramente di grande utilità. Quindi abbiamo finito con la lezione, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!